Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo so, sono un po' devastato, ma è appena finito il derby. Romelu, Lukaku! Non ve lo sto neanche a dire, mi dispiace per i milanisti, godo molto per noi interisti. Godo con un riccio appena nato da poche ore, perché il godimento è al massimo. Ma oltre a questo sono finiti anche i test MotoGP in Malesia, quindi assolutamente necessario un riassuntone. Un sacco di temi da guardare molto interessanti, tra cui Lorenzo che fa da coach a Valentino Rossi, a vedere le foto non ci si crede, Pedrosa che va molto forte nonostante non sia più in attività, Quartararo praticamente on fire e Marquez un po' in difficoltà, però secondo me gatta ci cova. Comunque ne parliamo meglio dopo la sigla e se non siete ancora iscritti al canale ricordatevi di iscrivervi. Allora, direi di partire dalle cose importanti, cioè vedere queste foto alle quali non credo neanche io, cioè Lorenzo al fianco di Valentino Rossi, acerrimi nemici fino a 3 anni fa, adesso sono lì che collaborano insieme per sviluppare la Yamaha e per andare sempre più forte. Addirittura hanno detto che Lorenzo ha dato consigli sulla traiettoria a Valentino, proprio come un coach. Veramente incredibile. Poi Lorenzo appena messo il sedere sulla Yamaha subito una wild card mi piacerebbe farla e si parla appunto di Barcellona. Diciamo che questo ritiro è diventato un mezzo ritiro. Well, it was a very emotional day because after 3 years I came back to Yamaha, trying the new again. The Yamaha make me really excited coming here, and the first laps was very emotional. Perché se con qualche gara inizia a fare qualche risultatino importante tutto, la situazione cambierà subito. Secondo me è veramente inutile parlare di tempi sul giro secco per il semplice fatto che hanno girato praticamente 6 giorni tra tester e piloti ufficiali un pelo meno, ma comunque hanno fatto i buchi e i solchi, quindi dal primo al 19esimo sono dentro, pensate, in un solo secondo, cioè di stacchi veramente ristrettissimi, quindi parlare appunto di posizioni e tutto il resto non è neanche così indicativo. Ma invece è molto indicativo parlare dei passi. Rins e Vignales sono stati molto convincenti sul passo, sono stati gli unici a riuscire a girare sul 59 basso, veramente tanta roba. E pensate un po', il terzo migliore sul passo secondo me, che mi sono messo un po' lì a guardare, è niente po' di meno di Aleix Espargaró con la nuova Aprilia. È incredibile il lavoro che hanno fatto annuale, sono riusciti in 3 mesi a fare una moto da zero, sono passati da un motore a V di 75 gradi a 90 gradi e questo ha fatto sì di riuscire a ridistribuire i pesi, a cambiare le quote del telaio in modo da fare una moto veramente completamente diversa e i risultati si sono visti immediatamente. Avere una moto che nuova di pacca funziona già così bene è un gran passo avanti. E anche Aleix Espargaró ha detto che se si corresse la gara il giorno dopo riuscirebbe a stare probabilmente a podio e lui è uno molto realista, quindi veramente sono contento per Aprilia che dopo anni e anni di disastri ha tirato fuori una moto convincente, però aspettiamo il Qatar perché non si sa mai. E soprattutto aspettiamo il buon Iannone, che anche lui è molto in bilico, come sapete. La difesa di Iannone ha portato come prova il capello, un'analisi del capello che cos'ha di positivo è che riesce a prendere un arco temporale molto più ampio rispetto a quello delle urine, quindi nonostante sia stata fatta dopo riesce ad arrivare fino a 4 mesi prima di quel campione appunto di urine che ha fatto sì che fosse positivo il povero Jan. Detto questo, adesso l'accusa dovrà rianalizzare queste prove che ha portato appunto la difesa di Iannone e rivalutare un po' la situazione. E da come era messa è diventata un pelo meglio tutto il discorso, ma
incrociamo le dita. Quartararo è stato lì in alto al primo posto per tutti e 3 i giorni, è riuscito a girare in un tempo spaventoso, 58 basso, cioè una roba incredibile, 58,5 e il record è 58,3, quindi veramente tempi molto interessanti, ma sul passo non è stato così incisivo, quindi lui ha detto appunto ha trovato un po' di difficoltà a riuscire a replicare lo stesso tempo per tutta la durata dello stint di simulazione gara, perché a centro curva, che è il suo punto forte, aveva un po' di movimenti e faceva un bel po' fatica. Le Ducati ogni volta, cioè, quando si leggono le interviste ce n'è sempre una, è la gomma che favorisce la Yamaha, è la gomma che favorisce quest'altro, non si capisce, anche perché Miller ha fatto degli sprazzi molto interessanti, si è piazzato nella seconda giornata al secondo posto e è stato molto molto costante. Non lo so, ditemi anche voi cosa ne pensate, però mi sembra che in Ducati ogni volta a inizio anno sembra che si metta sempre mai avanti. Questa è un po' la sensazione, però ripeto, ditemi anche voi. E per concludere parliamo di Marquez in difficoltà. Secondo me lui è così sicuro di sé, è così sicuro nei propri mezzi, che la verità è che non ha voluto spingere troppo in questi test, anche se appunto è incappato in qualche caduta, ma ci sta, perché comunque la Honda è una moto così difficile che se non sei completamente attento e soprattutto essendo una moto molto fisica, se non sei al 100% della condizione e sempre lì pronto a tirarti su col gomito, appunto incappi in queste cadute. Ma secondo me, come al solito, Marquez la prima gara sarà lì davanti e si giocherà il campionato come sempre, perché dovrebbero metterlo sui cerchioni a quel Cristiano per metterlo in difficoltà. Quindi per questi test è inutile guardare i suoi tempi, inutile guardare i suoi passi, perché secondo me ha passeggiato. And yeah, you started the day not bad. I feel okay, but then immediately my energy start to go down and yeah, we stopped because the shoulder were getting worse and worse. Per concludere, una cosa che mi ha fatto un sacco piacere è vedere Dani Pedrosa, che dopo tanto tempo comunque di lavoro dietro le quinte per KTM, in questi test ha preso e si è piazzato lì davanti, perché è nella top 7, top 8 se non sbaglio, a pochissimi decimi dal primo posto, e dopo 2 anni fuori dalle scene mi piacerebbe veramente tanto vederlo in gara, perché è un talento e come Lorenzo secondo me si era semplicemente un po' perso e doveva ritrovare un po' la fiducia in sé, e sono quei piloti che con troppa pressione non si divertono più e non riescono a performare come potrebbero in situazioni molto più, come dire, familiari. Se non sono a loro agio, se non sono tranquilli e iniziano a entrare in un vortice appunto di troppa pressione, appunto non vanno, molto semplicemente. Invece ci sono altri campioni che magari hanno un pelo meno di qualità tecnica, ma mentalmente sono molto molto più forti. Non starò qui a fargli esempi, potete ben capire anche voi chi sono, o meglio potete immaginarli, ecco. Non vedo l'ora, io personalmente, dopo 5 mesi di tornare in pista, non so ancora quando, non so ancora dove. Lo so, è una situazione un po' del cavolo, ve l'ho detto, ma spero a breve di dirvi tutto, anche perché siamo arrivati al punto o dentro o fuori. Appena si saprà tutto vi metterò tutti i calendari, tutte le cose, farò proprio un video dedicato alla mia stagione 2020. Fino ad allora incrociamo le dita, come al solito gas, e ci vediamo al prossimo video.